telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can... Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi, guardate che meraviglia, ho creato la borsa tulipano, molto particolare anche per il gioco di cordini con cui l'ho realizzata. Prima di andare a scoprire quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella così non vi perdete tutti i progetti futuri e di seguirmi anche sui miei social. Per realizzare la borsa tulipano troverete a vostra disposizione un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e al solito la possibilità di poter personalizzare nella scelta dei colori. Nel kit troviamo una rocca di Inda Big da 500 grammi che è questo cordino favoloso che è da 6 mm ed è facilissimo da lavorare, ma nel frattempo dà una bella consistenza ai nostri lavori. Poi una rocca di Indafur da 300 grammi, questo cordino pelliccioso che appunto andremo ad utilizzare soprattutto nelle cuciture. Una coppia di manici sempre realizzati con Indafur e una calamita che andrà a chiudere la nostra borsa. Come uncinetto io utilizzerò il numero 6, ma l'Inda Big va lavorato anche con un 6,5 o un numero 7. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Per realizzare questa borsa dobbiamo creare 4 strisce. Io ho già 2 le ho realizzate, uno a punto basso in costa e un'altra a punto basso normale, quindi saranno 2 e 2. Io adesso vi mostro, a proposito, misurano un 32 x 10. Adesso vi mostro come realizzarle. Quindi prendiamo il nostro filato, uncinetto numero 6 e andiamo a creare 9 maglie cioè 9 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Adesso torniamo indietro sulla seconda e andiamo a creare i primi 8 punti bassi, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e infine l'ultimo. Allora, per quanto riguarda la striscia che dobbiamo costruire a punto basso normale, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e torniamo indietro, quindi realizzando righe di andata e ritorno semplici, quindi con il punto basso normale, in questo modo. E questo per quanto riguarda le 2 strisce da realizzare a punto basso normale. Saranno sempre 8 punti in righe di andata e ritorno. Io adesso vi faccio vedere anche come realizzare la striscia a punto basso in costa. Quindi questo è quello che dobbiamo fare quindi per la striscia a punto basso. Nel momento in cui invece andiamo a realizzare quelle appunto basso in costa, noi facciamo sempre 9 catenelle, torniamo indietro e poi chiaramente si procede in costa, ovvero prendendo solo l'asola esterna, questa la lasciamo. E questo per tutti i giri, che saranno in totale 31, sia per la striscia appunto basso normale che la striscia, anzi le strisce quindi appunto basso in costa. Vedete? Quindi
Questa è stata costruita quindi con punto basso in costa e sono 31 giri più il contorno che adesso vi faccio vedere, e questa a punto basso normale. Vi faccio vedere brevemente come andare a fare il contorno, perché queste strisce sono davvero molto ma molto semplici da realizzare. Io nel momento in cui ho realizzato i miei punti faccio una catenella e facciamo finta che abbiamo creato quindi la striscia. Vi faccio vedere come fare gli angoli. Quindi finito il nostro punto dobbiamo iniziare a fare l'angolo, quindi un punto basso l'abbiamo creato, facciamo la catenella e nello stesso punto un altro punto basso, poi sotto ogni striscia andiamo a creare un punto basso, quindi in questo modo. Poi nell'altro angolo, non vi preoccupate se adesso è un po' ampio, ma adesso si andrà a stringere, cosa andiamo a creare? Punto basso, catenella e punto basso, e nel frattempo ci lavoriamo anche la codina, così la cominciamo a fissare e si torna e si continua, diciamo, il nostro perimetro da contornare in questo modo. Quindi davvero molto ma molto semplice. Poi qui noi, tirando la codina, questa zona andrà a chiudersi. Arrivato qui si fa la stessa cosa, quindi punto basso, catenella e punto basso, i punti bassi, e qua andiamo a chiudere. Quindi vedete, questa è l'esecuzione che ho realizzato appunto per dare un contorno. A questo punto completiamo tutte e 4 le strisce e ci vediamo per vedere come cominciare a cucirle. Le 4 strisce sono complete, adesso vi spiego come le ho disposte. Quindi intanto le ho sfalsate, ovvero questa è la striscia a punto basso normale, punto in costa, punto basso normale e punto in costa. Quindi ne ho messa uno in orizzontale, poi in verticale, vedete, ho appoggiato questa da questa parte, questa l'ho messa in orizzontale di nuovo e in verticale l'altra, in maniera tale che sono messe in modo opposto, perché abbiamo appunto utilizzato 2 punti. Poi io cosa ho fatto? Ho preso qui al centro le 4 catenelle di ogni angolo, li ho legati insieme, così adesso poi ci verrà anche più facile cucire. Poi io tra la catenella di quest'angolo e quest'angolo ci sono 8 punti, quindi sul nono punto, vedete, io questi li ho agganciati, tanti punti sono tutti uguali e siamo a posto. Adesso dobbiamo cucire questo lato così, questo così, eccetera eccetera. Allora procediamo in questo modo. Io cosa ho fatto? Ho contato praticamente i punti che ci sono da qui a qui, quindi li ho contati, perché adesso noi dobbiamo girare il lavoro in questo modo, vedete, e legarlo. Adesso ve li faccio vedere tutti quanti, così capite un po' il meccanismo, come dobbiamo ruotare queste strisce. Sembra difficile all'inizio, ma poi vedete che è lo stesso disegno che vi dirà come procedere. Quindi questo lato lo abbiamo legato. Adesso facciamo la stessa cosa qui. Io già appunto mi sono contata tutti i lati, tutte le maglie, così sono a posto. Vedete, questa è la catenella dell'angolo che io vado a bloccare qui, così so dove deve terminare la mia cucitura. E la stessa cosa ho fatto per gli altri 2 lati, scusate, che adesso facciamo insieme. Quindi adesso dobbiamo chiudere quest'altro lato. Vedete, questo è l'angolo, punto basso, catenella e punto basso, prendo la catenella, il corrispondente punto di fronte e intanto li lego in maniera tale che già gli diamo la forma del tulipano, e poi si procede con la prima cucitura. E infine l'ultimo. Qui prendiamo la catenella, qui il punto che ho già indicato e chiudo. Ecco qui.
vi faccio già intravedere che la forma comincia ad assumere quella corretta. Chiaramente ancora qui i laterali sono aperti, ma appena noi andiamo a chiudere questi diventerà appunto un tulipano. Adesso ci prepariamo per la cucitura, quindi io inizierò da questo lato verso il centro e poi finisco da quella parte e faccio il resto anche da quella, quindi non vi preoccupate, adesso vado a prendere l'ago di fettuccia e iniziamo insieme la cucitura. Vi faccio vedere che sta cominciando a prendere forma. Prima di cucirla, vedete, io qua ho chiuso anche queste parti qua in maniera tale che già ha cominciato a prendere forma e mi verrà anche più semplice cucire. Allora, come cuciture, io cosa faccio? Inizio da qui, infatti già mi sono agganciata, adesso vi faccio vedere, seguo tutta, vedete come gira in questo modo, seguo le due parti unite e finisco da questa parte. Farò la stessa cosa da questa parte, inizio, giro, 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 giro e finirò qui e praticamente in questi due percorsi ho completato, quindi completerò la cucitura. Allora, vi faccio vedere anche che tipo di cucitura andiamo a fare, perché poi dobbiamo andare a fare un giro anche di punto del cordino fur. Allora, intanto io posso togliermi questo marcapunti e iniziamo le cuciture. Quindi io sbucherò da questa parte intanto, così mi verrà più facile proprio iniziare il primo punto. Quindi questo è il punto, non lo perdiamo di vista. Allora, la catenella dell'angolo insieme al punto che avevo indicato prima, li prendo e faccio passare il filato e stringo per bene. Poi accanto abbiamo altri due punti, quelli di un lato e quelli dell'altro lato, quindi io, facendo attenzione a non prendere, ecco fatto, vado e tiro per bene, anche perché poi qua al centro andrà ripassato l'Indafur. Vado da questa parte e proseguo prima da una parte e poi dall'altra, vedete? Poi ritorno da qui, prendo punto completo, aspettate, mi metto in questa posizione, punto completo, vedete? E si prosegue, tanti punti sono tutti uguali perché le strisce, a parte il punto impiegato, ma come numero di punti sono tutti uguali. Quindi io proseguo, ve lo faccio rivedere, giro, 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 seguo proprio la cucitura che va da questa parte e poi faccio l'altra. Quindi completiamo queste due cuciture e ci rivediamo per poi utilizzare il cordino Indafur. Ho finito quindi le cuciture, guardate quanto è bello. Adesso, ripercorrendo lo stesso percorso, se così possiamo dire, delle cuciture, adesso passiamo a creare dei punti bassi qui sulle cuciture, ma con l'Indafur. Quindi ho preso un uncinetto più piccolo, il 5, cappietto, e adesso vedete qui ci sono tutte e quattro le asole. Adesso invece noi prendiamo queste due asole, quelle più interne diciamo, e andiamo a creare sotto ogni punto due punti bassi in questo modo. Andiamo avanti, sempre le asole centrali, e creiamo il primo punto basso e il secondo punto basso. Quindi procedendo, le asole centrali dove facciamo il primo e il secondo punto basso.
E questo è il risultato e si procede. E praticamente, aspettate un attimo, allora praticamente dobbiamo seguire le cuciture, quindi sia le prime che le seconde che abbiamo realizzato. Quindi ne facciamo 2 punti bassi, così viene molto carino. Questa parte non si lavora perché poi, avendo il manico, già basta e avanza. Quindi una volta che noi facciamo questa cucitura in questo modo e poi facciamo l'altra che girerà tutto intorno fino a questo punto, una volta che finiamo le cuciture non ci resta che prendere il moschettone, scusate, il manico e il moschettone in questione, incastrarlo sia da questa parte, io adesso lo incastro così ma giusto per farvelo vedere, e la stessa cosa anche da quest'altra parte. Poi chiaramente lo sistemiamo meglio e la nostra borsa tulipano a questo punto sarà pronta. Questa bellissima borsa tulipana è completata. Io ho inserito e cucito come un bottone la calamita qui, quindi poi queste punte le possiamo appoggiare e socchiudere, guardate, oppure lasciare leggermente aperte. Ve la mostro indossata. Secondo me è davvero un colpo d'occhio e davvero molto particolare. Mi ritengo veramente molto soddisfatta del risultato. Vi ricordo che per crearla troverete un kit a vostra disposizione su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e la possibilità, come al solito, di scegliere la tonalità che vi piace di più. Come quantitativo, in Da Big ne ho utilizzati circa 400 grammi e in Da Fur circa 100 grammi. Poi, per quanto riguarda le misure, la base che si è venuta a creare è quadrata e misura circa 18 cm e fino alla punta 22 cm. Se avete dei dubbi per la realizzazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.